Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere come realizzare questo motivo. Può essere utilizzato per fare un manico di una borsa, ma anche una fascia per capelli. Questa è la parte frontale e poi c'è il retro. Andiamo subito al tutorial. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Per questo lavoro andrò ad utilizzare un cordino e un uncinetto da 4,5 mm. Naturalmente il numero di uncinetto varia in base al tipo di filo che andate ad utilizzare. Vado a bruciare la parte iniziale, altrimenti potrebbe sfilacciare, e inizio facendo un cappietto. Avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X e incrocio i due fili. Da qui vado ad avviare 4 catenelle. 1, 2, 3, 4. Non entro nel primo, entro nel secondo punto, prendo il filo. Ho 2 asole sull'uncinetto. Entro nel punto che segue, prendo il filo. Ho 3 asole sull'uncinetto. Entro nell'ultimo punto, prendo il filo. Ho 4 asole sull'uncinetto. Ora vado a prendere il filo e chiudo tutte le asole insieme. Da qui vado a ruotare verso destra e mi ritrovo il filo davanti, come potete vedere. Quindi vado a entrare qui, avvolgo il filo e lo faccio passare e ho 2 asole sull'uncinetto. Ora vado a prendere le parti della catenella, quindi entro qui. Naturalmente il filo deve passare sempre davanti, quindi entro qui, avvolgo e faccio passare. Siamo a 3 asole. Passo il filo davanti, entro nel punto che segue, avvolgo e faccio passare. E siamo a 4 asole. Prendo il filo, chiudo tutte le asole insieme. Ora vado a girare il lavoro verso sinistra, quindi avete già capito che giro una volta verso destra e una volta verso sinistra. In questo caso il filo me lo trovo dietro, quindi semplicemente entro nel primo punto, prendo il filo e siamo a 2 asole. Entro in questo punto, prendo il filo, siamo a 3 asole sull'uncinetto. Ora vado a prendere questi due fili insieme e siamo a 4 asole sull'uncinetto. Prendo il filo, chiudo tutte le asole insieme. Ora vado di nuovo a girare verso destra, quindi il filo me lo trovo davanti. Entro nel primo punto, avvolgo il filo e passo e ho 2 asole sull'uncinetto. Passo davanti il filo, vado a entrare in questo punto, guardate ve lo faccio vedere senza filo, in questo punto e poi in questi due. Quindi passo avanti il filo, entro in questo punto, lo vado ad avvolgere e passo all'interno e siamo a 3 asole, passo avanti il filo, entro in questi due punti che vi ho fatto vedere, prendo il filo e chiudo tutte le asole insieme. Questa volta vado a girare verso sinistra, quindi entro nel primo, prendo il filo, entro, prendo il filo, siamo a 3,
entro negli ultimi due, prendo il filo, chiudo tutte le asole insieme e questa volta vado a girare verso destra e il filo me lo ritrovo davanti. Vi faccio vedere altre due righe e poi penso che avete capito. Entro qui, avvolgo e faccio passare il filo. 1, passo avanti il filo, entro nel punto che segue, avvolgo e faccio passare il filo. Il filo me lo metto sempre nella parte anteriore, vado negli ultimi due punti, avvolgo e faccio passare il filo e siamo a 4. Chiudo tutte le asole insieme, questa volta vado a girare verso sinistra. Vedete, qui rimane un po' più liscio e un po' più bello il lavoro, quindi entro e inizio a contare 1, entro qui e siamo a 2, ne prendo 2 e siamo a 3. In realtà in totale ho 4 asole. Chiudo tutte e 4 le asole insieme e giro di nuovo verso destra. Vedete, la parte posteriore rimane un po' più bruttina, diciamo, la parte anteriore invece è liscia e ci sono, vedete, tutti i fili doppi, vedete? Questo è il risultato finale, il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!